Allora, il nostro obiettivo qui è trovare l'equazione di questa circonferenza. Come dobbiamo fare? Beh, innanzitutto nel risultato vediamo che non troviamo quella circonferenza con l'equazione canonica, quindi come primo step possiamo riportare questa equazione nell'equazione canonica, che sarebbe appunto di questa forma, cioè andando ad effettuare una divisione per 5. Questo è solo un attimino il prepararsi il risultato in una maniera preliminare, appunto. Quindi dividendo per 5 abbiamo x alla seconda più y alla seconda meno 103 fratto 5x meno 47 fratto 5y, tutto uguale a 0. Notiamo che la c non c'è, e questo perché lo scopriremo tra poco. Scriviamoci dunque l'equazione canonica nella forma più generica possibile, cioè x quadro più y quadro più ax più by più c uguale a 0. Ebbene, fatto noto che nel momento in cui la circonferenza passa per l'origine, allora vuol dire che la c non c'è. Cerchiamo di capire subito perché. Se io vado a sostituire l'equazione, le coordinate del punto A dentro la circonferenza, l'equazione generica, che cosa trovo adesso? Beh, qui ho 0 più 0 più 0 più 0 più c uguale a 0. Di conseguenza dovrà essere per forza c uguale a 0, e in effetti già questo lo riscontro nel risultato. Nel risultato infatti possiamo vedere che manca la c. Sarà meno semplice per quanto riguarda le altre equazioni, naturalmente. Andiamo adesso a sfruttare le coordinate del punto B. Allora dovrò fare meno 1 al quadrato più 4 al quadrato meno a più 4b più c uguale a 0. In questo modo ho sfruttato la b. Voglio anche sfruttare la c, quindi avrò 2 al quadrato più meno 3 al quadrato più 2a meno 3b più c uguale a 0. Così facendo sono andato a sfruttare tutti i punti che mi erano stati assegnati. Adesso, consapevoli del fatto che c è uguale a 0, possiamo andare a snellire parecchio la b e la c. In che modo? Cioè, sapendo che c è uguale a 0, a questo punto qui viene meno nell'equazione. Inoltre possiamo pensare di andare a sistemare e semplificare ancora l'equazione andando a unire tutte le costanti da una parte. Quindi nel caso dell'equazione b si semplifica ad avere meno a più 4b uguale, metto tutti i termini noti dunque a destra. I termini noti sono dati da 1 al quadrato, meno 1 al quadrato che fa 1, più 4 al quadrato che fa 16, quindi è come se a sinistra io avessi 17, 1 più 16, quindi spostandolo a destra diventerà meno 17. Faccio la stessa identica cosa per quanto riguarda la c, quindi avrò 2a meno 3b e poi ho 2 al quadrato che fa 4, meno 3 al quadrato che fa 9, 9 più 4 13, siccome lo devo spostare a destra diventerà meno 13. Ecco quindi che ho un sistema di due equazioni in due incognite. Queste incognite sono rispettivamente a e b. Ora ci sono tanti modi per risolvere questo sistema. A me in genere piace applicare la somma e la sottrazione tra le varie equazioni. Solo che in questo caso non posso farlo immediatamente, perché se lo facessi non si distruggerebbe nulla. E allora che cosa faccio? Vado ad esempio a raddoppiare la prima equazione. Raddoppiando la prima equazione avrei meno 2a più 8b uguale a meno 34. Invece vado a ricopiare tranquillamente la seconda. Se adesso vado ad effettuare una somma tra le due, magicamente sparisce la a. Invece rimarrebbe 5b uguale a meno 34 e meno 13 fa meno 47. Se poi vado a dividere tutto per 5, ottengo meno 47 su 5. E tornando indietro, cosa avevo detto prima? Meno 47 su 5, quindi la b l'abbiamo trovata.
A questo punto conosco la C, conosco la B, sono in grado di determinarmi la A. Come faccio? In questo caso vado a sfruttare questa equazione qui, che più o meno ha la A già sistemata, sposto il 4b a destra. Quindi spostando il 4b a destra avrò meno A uguale a meno 4b meno 17. Cambio i segni ovunque, ottenendo dunque A uguale a 4b più 17. Adesso sostituisco il valore della B e quindi ottengo che A sarà uguale a 4 per meno 47 su 5 più 17. E qui dovrò lavorare ora di minimo comune multiplo. In pratica dovrò fare 4 per 47, 7 per 4, 28, scrivo 8, riporto di 2, 4 per 4, 16, più 2, 18. Quindi qui ho meno 18, poi allo stesso tempo dovrò sommare 5 per 17, 7 per 5, 35, scrivo 5, riporto di 3, 5 per 1, 5, più 3, 8. Divido tutto per 5. A questo punto devo fare 188 meno 85. Naturalmente rimarrà 103. Ovviamente i segni invertiti. Così facendo sono arrivato a concludere che la mia A è 103 fratto 5 col segno meno avanti. E in questo modo sono riuscito a determinare la mia equazione. Se andiamo a guardare i punti, perché uno normalmente nel momento in cui si trova ad una verifica, ad un'esercitazione, va a tracciarli questi punti, allora apparentemente sembra che questi punti non stanno su nessuna circonferenza, cioè sembrano quasi 3 punti allineati. Però appunto la magia sta nel momento in cui andiamo a plottare, a disegnare la circonferenza che abbiamo trovato, e come possiamo vedere poi questi punti in realtà, è vero, erano così vicini tra di loro che sembravano, diciamo, non poter stare su una circonferenza, ma in realtà è così. Quindi non bisogna trarre, diciamo, conclusioni troppo affrettate nel momento in cui si vanno a disegnare i punti. Semplicemente si svolge il sistema come abbiamo fatto e si va dunque a ricavarsi l'equazione della circonferenza che passa per quei 3 punti. E quindi graficamente quello che abbiamo fatto noi è stato proprio questo.